Bene ragazzi, ben ritrovati. Oggi andremo a fare un retrofit su Audi A3 8V 2019, l'installazione delle luci vanopiedi, anteriori e posteriori. In questo video vedrete una parte, diciamo così, non ho possibilità di smontare completamente la macchina e la gente non può aspettare me per ovviamente capire come si monta e codificare queste luci. Quindi vi farò vedere dove passare i fili, ok? E l'installazione. Ovviamente vi rappresenterò e vi indicherò i punti esatti, i connettori e i punti di fissaggio in maniera specifica, anche se non smonterò l'auto, ok? Mi è arrivato il cablaggio, ora lo andiamo ad aprire insieme, compreso le luci. Queste qui sono luci posteriori, quindi vanno messe nel vano piedi posteriore, esattamente sotto al sedile. Queste altre due piccoline sono luci vanopiedi anteriori, vanno messi sui lati della macchina. Anteriormente vanopiedi, insomma. Andremo a vedere insieme. Il cablaggio come è formato? Con tutta questa matassa, ok? Si inizia ovviamente dal connettore, guardate bene. Qui abbiamo un positivo già con il suo pin e il negativo. Quindi abbiamo positivo, negativo. Dove andiamo a metterlo questo? Ovviamente nella centralina di rete di bordo situata lato anteriore sinistro macchina e sarebbe la J519. Ovviamente è composta da tre grossi connettori. Quello che dovremmo scegliere noi, cioè quello che dovremmo prendere noi in considerazione è il T73C. Esattamente troveremo 72 pin all'interno e noi andremo a prendere il positivo proprio dal pin 72, quindi lo troveremo vuoto. Dovremo ovviamente aprirlo il connettore e infilarci nel pin 72, anche perché troverete scritto quando staccate il connettore ci sono dei piccoli numerelli, quindi andando piano piano anche con una lente di ingrandimento, se non si vede bene, si può identificare il 72. Comunque in foto ve lo faccio vedere. Quindi una volta messo questo positivo e il negativo sulla massa, lo andate a prendere dalla carcassa, da qualsiasi punto di massa, il primo connettore, guardate bene, che si deve mettere è la prima luce, è quello vano anteriore sinistra. Quindi si prende e si inserisce. L'altro filo va vano passeggero, dal vano passeggero, quindi lato destro. Si prende, si fa passare attraverso tutta sotto plancia o sotto il vano piedi, aiutatevi con una sonda da elettricista e poi passate esattamente più o meno sotto il cassetto, vano cassetto, portaoggetti. Mettete e anche qui dovete chiudere. Quindi avrete messo i due, positivo e negativo, facciamo così, avrete messo i due. Dopo scendono questi altri due fili. Questi altri due fili dovete farli passare sotto i montanti. Andiamo a vederli insieme, non vi preoccupate. Sotto i montanti e vanno rispettivamente poi fatti passare sotto la moquette e vanno rispettivamente sotto, diciamo, chiamiamolo così, sotto al sedile vanno piedi posteriore, sinistro e posteriore e destro. Ovviamente eccoli qui. Quindi li andrete a infilare e mettere il connettore. Così come l'altro lo andrete a infilare, mettere il connettore. Allora ragazzi, vi faccio vedere in maniera, diciamo, teorica dove passare i fili. Ovviamente io non l'ho fatto, però ci sono dei tutorial di una Golf 7
e potete benissimo vedere di lì. Io non ho spazio, se no altrimenti, o quando lo farò, farò il video eventualmente. Spazio di là non ce n'ho e qui non ce n'ho, quindi non mi va di smontare la macchina e rimontarla solo per fare un solo retrofit. La smonterò per fare tutto quanto insieme. Quindi farò vedere dove smontare. Ovviamente per quanto riguarda la sedan e la sportback hanno leggermente qui questo diverso. Allora, la luce viene messa, eccola qui viene messa, qui c'è anche spazio da qua dietro dove poter mettere le mani, però questa paratia dovrà essere smontata e si smonta tirando, ecco la vite, e qui dietro c'è un gancetto, quindi levate il gancetto, levate la vite, si leva la maniglia e poi si leva la paratia. Tutta questa paratia è la stessa procedura per quanto riguarda la sostituzione delle pedane nella versione S-Line. Ok, quindi questa paratia la potete trovare tutorial tranquillamente su internet come levarla. Quindi una volta levata questa paratia, che vi agevola tantissimo, dovete levare la paratia laterale dove stanno i fusibili, e il connettore che ci interessa, se si vede bene, è questo qua, il primo. Ve ne sono 3, 1, 2 più piccolo e 3, eccolo lì. Bisogna accedere da qui, levare quella linguetta, pigiare la linguetta nera che si vede. Vi faccio lo zoom, questa linguetta nera, vediamo se si vede, eccola qui, e sollevare e abbassare la levetta bianca. Quindi una volta levata la levetta bianca dovete tirarvi il connettore verso il basso e cercare di lavorare in questa zona qui. Quindi una volta passato il positivo avrete il cavo che mi ho fatto vedere che va dall'altra parte, quindi dovete andare a infilarvi qua dentro e passare il cavo, vedete la pedaliera da lì, cercare di passare, oppure da dietro qui, passare il cavo da dietro, uscire di qui, da qua, e poi procedere ad andare a mettere quindi poi mettere la lucina qui, inserirla, si inserisce da fuori, quindi da fuori la spingete dentro. Ovviamente prima il connettore deve uscire, quindi deve entrare di qua il connettore, ecco qua il dito, fate uscire il connettore, puff, e infilate. Dopodiché dovete passarvi il cavo, di qui, da qua sotto. Nel caso dovete smontare anche questo, ok, da qua sotto. Questo è il lato passeggero, da qua sotto, anzi ve lo faccio vedere dall'altra parte. Quindi una volta fatto qua avrete già libero questa parte qui, quindi il cavo poi lo passate qua sotto e poi sotto la moquette, e per andare sotto la moquette dovete levare per forza il battitacco. Il battitacco si sfila, ecco, vedete, si tira e si sfila così, ci sono dei ganci, ecco qua, e qui potete vedere che c'è la fessura per sollevare la moquette. Ora questa, come vedete, voi dovete andare da questa parte
Bene, quindi una volta fatto passare di qui, dovete infilarvi da qua sotto, sotto la moquette, e arrivare dove escono quei cavi. Vedete? Lì. Qui. Dove ne escono questi cavi, che sono quelli dell'airbag, riscaldamento, sedile se avete. Ok? Questi cavi qui. Vi faccio vedere bene andando nella seduta passeggero. Questa è la seduta passeggero. Come potete vedere c'è un fascio di cavi che esce di qui. Si vede bene, se sollevate la moquette si vede bene. Ecco qua. Se proprio vi viene male bisogna levare il sedile. Comunque il foro per la luce posteriore è questo qui, quindi il cavo salirà, lo andrete ad agganciare a questo, ok, per semplicità, poi lo fate passare qui, da questa parte qui, così, insomma, per poi arrivare qui, lo legate con una fascetta, insomma la soluzione si trova. Se vi trovate persi e avete bisogno di spazio, e nel vostro caso ce l'avete, bisogna levare, e il sedile si leva con questa vita in 1000 righe, la seconda, e poi andremo avanti. Quindi le altre due viti sono la terza e la quarta. E ricordatevi ovviamente di sganciare il connettore. Bisogna codificare. Le andiamo a vedere insieme, soltanto una parte, anche perché sennò il video diventerebbe troppo lungo, e quindi vi metto tutta la codifica in descrizione. Quindi ragazzi è Car Function Adaptation, Display Ambient Illumination, attivo, e ci siamo. Vehicle Menu Display Ambient Illumination After Threshold, attivo, attivo, molto bene. Car Function List BAP Gen 2, e andiamo a cambiare il famoso Interior Light Edge attivo, e MSG Bus invece del 15 fanno Bus Dati Comfort. Ok, perfetto. Adesso andiamo nell'adattamento. Questa è la luce 30, questa qui è la luce del vanopiedi, quindi qui non andremo a toccare niente perché è già tutto settato, come si vede. Fa Surmenjlik, questo qui è vanopiedi, mamma mia quante ce ne sono, ok, vanopiedi, quindi dimmer welt AB, quindi al 100, si accende al 100, ma si può anche aumentare, mettere anche a 127, quindi al massimo si può fare un secondo momento. Luce, perfetto, luce interna seconda generazione, e dovremo mettere qui giù, c'è Fassbrungen, che sarebbe, ecco qua, 100, %, sì. Ci chiede i codici di sicurezza, glielo mettiamo. Poi dovremmo mettere in luce interna configurazione delle luci, vediamo luce interna configurazione delle luci, dovremo andare a cambiare Frassenburger, sempre, ecco qua, Frassenburg, questo qui, Frassenburg montata, dobbiamo andare a dire che l'abbiamo montata. Perfetto, qua abbiamo finito. Ora vediamo cosa succede sul display. Allora, dopo tanto studio, impostazioni vettura, illuminazione ambiente, freccia a destra, qua c'è un più, luci porta, luci vanopiedi. Ecco qui, tutto pronto.
E questo è quello generale, illuminazione ambiente. Nulla ragazzi, detto questo, il lavoro non è semplicissimo ovviamente, specialmente per quanto riguarda il cablaggio, quindi dovete farlo con calma e avere molto spazio, quello che io non ho. Eh, Detto questo, spero che abbia fatto chiarezza per quanto riguarda il montaggio vanopiedi e sia d'aiuto a molti. Ehm, che altro dirvi? Le difficoltà sono specialmente andare a prendere il connettore T73C perché lo spazio è minimo, quindi poi bisogna scollegare il connettore, liberarlo dal connettore e andare a inserire il pin. Lo spazio è veramente minimo, quindi con pazienza e infilati sotto penso ce la farete. E in più il passaggio dei cavi che va proprio al, diciamo, al vano posteriore, quindi collegarvi al sedile anteriore, quindi passarlo sotto la moquette e sarà complicato, però penso che con una sonda da elettricista non dovrete avere molte difficoltà. La sonda elettricista passatela dal battitacco al sedile, dal battitacco, quindi dal battitacco al sedile, ok? Detto questo, ovviamente supportatemi, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se vi interessano questi tipi di manodopera o di fai da te. Vi saluto ragazzi, ciao!